Amici, un saluto dal sacerdote Jekyll e Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Oggi dobbiamo parlare, ed è importantissimo, del digital only di Sony. Ci arrivo tardi sull'argomento, ci arrivo tardi, ma non così tardi. Qual è la spiegazione ufficiale? Sony ha annunciato che dal gennaio 2028 non produrrà più dischi per nuovi giochi PlayStation 5, PlayStation 6, qualunque cosa, non ha dichiarato, ma è ovvio, tutto sarà digitale. E ovviamente si spiega il motivo ufficiale, è un'evoluzione naturale dell'ambiente. L'abbiamo visto prima con Steam, l'abbiamo visto con Epic Store e tanti altri store online, c'è anche quello della EA su PC, ma ultimamente anche con PlayStation Network. E dice che già il 78% delle vendite è sullo store, quindi dicono loro rappresentiamo già praticamente 4 quinti della popolazione. E l'implicazione è questa, il mercato fisico non esisterà più. Per i nuovi titoli, cioè, potete andare al Game Life, GameStop, come volete chiamarlo, potete ordinare il vostro disco a confezione, come ha mostrato tanti, quella famosa immagine della confezione di GTA 6, che quando la apri, c'è dentro il vuoto assoluto e solo la copertina, poi magari ti trovi una pubblicità o join the Rockstar Club, queste cose qua, non lo so. Vorrei poi parlarvi anche di GTA 6, ma ormai il fatto del digital only di GTA 6 si ricollega a quello di Sony, considerata la partnership, come vedete nei trailer hanno tolto riferimenti ad altri store, compreso quello Xbox, anche se ci sarà, ovviamente, la versione di Xbox, non vi preoccupate, giocatori di Microsoft o da PC, ci sarà, solo che ultimamente c'è questa collaborazione, ma qual è il problema? Cioè che poi mi direte, vabbè, io tanto compro digitale, ma almeno se veramente hanno ragione, il 4 quinti la pensa così. Il problema è uno molto grande, la sovranità digitale. Ricordiamo che è un caso aperto, perché praticamente comprare la licenza non significa più comprare il gioco. Quando compravi il gioco, vabbè, il gioco nessuno te lo porta via, nonostante la Ubisoft abbia consigliato vivamente agli utenti di sbarazzarsi dei suoi vecchi giochi, di quello chiuso il server, ha chiuso i server c'era un sacco di giochi della PS3, quindi ha consigliato agli utenti di prendere i vostri bei giochi PS3 pagati a prezzo pieno e riciclarli, diciamo, in un modo molto normale, rispettando la legge. Non ha detto tutte queste cose, ma vabbè, diciamolo in maniera più positiva e propositiva. Io non sono d'accordo, chiaramente. Ho comprato un gioco, me lo tengo, ho i miei giochi della Super Nintendo. Perché devo buttarli via e non li posso più infilare? Il mio Super Nintendo magari non va neanche più. Vabbè, però li ho comprati, ce li ho, li tengo con piacere. Ho anche fatto un acquisto di un gioco PS3 tempo fa, fisico, e mi fa piacere averlo. Ovviamente ci sono varie implicazioni. Uno è la sovranità digitale. La sovranità digitale a chi appartiene il gioco? La verità è che se è di proprietà dello store di Sony, lo store di Sony te lo può revocare. Non te lo farà, non te lo farà, non è che ti revoca il tuo gioco, però, che poi non è tuo, non è più tuo. Però diciamo che c'è sempre un rischio. Ad esempio, una situazione internazionale. Direte, vabbè, tanto a me non interessa, ma tanti prima pensavano sta cosa. E la situazione internazionale, chiaramente, è quella che se per qualche motivo la tua nazione si fa nemica diciamo, come dire, la maggior parte delle persone, va controcorrente, la paga il giocatore, che magari gli tolgono la possibilità di connettersi al PSN e quindi di verificare la propria proprietà del gioco, blocca tutte le possibilità di fare abbonamenti al PSN, PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Premium, PlayStation Plus Essential, quello che hanno poi la maggior parte delle persone, e quindi c'è questo problema. È un problema non da poco, secondo me, non da poco, perché, ripeto, non è più, il disco non te lo porta più via nessuno, non possono impedirti di giocare un gioco che tu hai su disco. Io faccio acquisti in digitale da tanto tempo, però questo è un tema molto caro. Vogliamo un esempio? Le licenze possono sparire. Sony, tempo fa, ha rimosso 551 film dalle librerie degli utenti. Film pagati. Ovviamente non è che tutti avevano tutti questi 551 film, ma l'hanno fatto perché hanno deciso di chiudere il servizio e ciao.
magari tu ormai avevi la tua collezione digitale di film, non puoi più vederteli. Se avessi avuto un Blu-ray, potevi. È un bel problema. Parliamo ovviamente anche di cose serie come la chiusura dei server. E lì non è Sony a farlo, chiaramente, però succede. Un esempio, mi viene in mente The Crew, ma un sacco di giochi. Immaginate tutti quelli che hanno preso Concord ed è finito disastrosamente. Non so neanche se erano ancora in tempi per ottenere un rimborso o no, non ne ho pallida idea, però diciamo che queste cose succedono, ma lì più che altro perché in Europa c'è un movimento molto bello, che io vi consiglio di darci un'occhiata, poi giudicate voi, si chiama hashtag Stop Killing Games. Smettete di uccidere i giochi. Cosa fa questo movimento? Cerca di avere un diritto europeo, a tutto livello europeo, che quando tu prendi una licenza di gioco è di tua proprietà e tu quel gioco devi fare in modo che sia giocabile anche a server chiusi. Direte un gioco online è un po' difficile, ma un gioco che magari ha delle funzionalità online, non che quando entri nella schermata ti dice grazie per aver giocato, ci vediamo al prossimo progetto. No, quello no. Non dico che sia una blasfemia, ma è una roba molto brutta. E soprattutto poi ricordiamoci anche uno dei più grandi problemi, e questo già esiste tecnicamente, esiste già, che preservare i giochi diventa difficile. Preservare i giochi significa praticamente che se una console poi diventa retro gaming, e io sono un giocatore retro gaming, come voi sapete bene, sono un retro gamer, praticamente diventa difficile. È vero che poi trovare certi giochi, che ne so, faccio l'esempio degli originali di Suicoden 1, 2, PlayStation 1, devi pagare più di 100 euro, ma alcuni ho visti anche a 1000 euro a volte, i dischi fisici, però, ripeto, per quanto ci siano i bagarini, comunque sia, non è piacevole che poi sparisca proprio la possibilità di certi giochi che esistano ancora. Perché sì, vabbè, un gioco Sony, tanto Sony te lo porta da una generazione all'altra, Capcom lo fa, Ubisoft lo fa, ma perfino Activision lo sta facendo, tanto per dire, sta recuperando Black Ops 1 e 2, sapendo che ormai giocare le vecchie versioni su console diventa impossibile, si possono sempre comprare su PC, e quindi insomma tecnicamente i grandi giochi, ma non ci sono solo i grandi giochi, sono i grandi giochi. Guardate ad esempio oggi quanto è difficile giocare allo Odyssey della Xbox 360, è un esempio, però è un esempio concreto, perché sono tante persone che dicono, vorrei giocare a questo gioco, o i giochi del DS, 3DS, e poi io ripeto, parlando di metodi legali, come è giusto che sia, perché noi vogliamo supportare l'ambiente dei videogiochi, fare in modo che gli sviluppatori abbiano i loro compensi, però, ripeto, se poi gli togli la possibilità di farlo, diventa difficile. E quindi comunque sia, ci sono troppi rischi, e poi ricordiamoci che c'è un grande problema, che è quello dell'usato. Io ammetto che non ho quasi mai fatto uso dell'usato. Ah sì, a volte compravo, c'è un periodo che compravo su eBay i giochi, però non sono quello che giocava al gioco, poi lo ridava indietro, ma tantissimi miei amici sì, quindi è un fattore parecchio diffuso, e credo che sia parecchio grave, perché dici, sì, ok, e ora come faccio? Non puoi più fare l'usato, non esiste più l'usato, la licenza è tua, solo tua, non è scambiabile, non puoi fare, io ti do questo gioco, ti dai questo, non puoi prestarla, ovviamente non puoi prestarla, e quindi insomma, per vari motivi diciamo che si va verso il gioco è unico, una volta che è tuo, fine. Per carità, ti dura per sempre, a differenza di un disco fisico. Vediamo il lato positivo, c'è quello. Il disco digitale non si danneggia. Io mi ricordo che tanti dei miei giochi PS2, col caldo e freddo intenso del Piemonte, sono finiti per danneggiarsi. Avevo provato a mettere Devil May Cry, non mi partiva neanche dal menu, se non aveva schermata PlayStation 2 lì. E poi per fortuna ringrazio che poi sono uscite nuove versioni e ho potuto procurarmele e giocarle su PlayStation 4. Però, ripeto, il problema c'è, il problema rimane. E ricordiamoci un altro fattore, secondo me decisivo, sono i prezzi dinamici. E questo, se siete italiani come me, se state seguendo in lingua italiana, sapete che
può essere un problema per una nazione come la nostra, dove già $80 americani il gioco te lo fanno pagare 80 euro, fate la conversione online, non ve lo faccio io per voi, ma sono circa sui 72-73 euro. Non dovremmo pagare così tanto, ma noi siamo destinati ad avere il $80 diventano 80 euro, vabbè. Ma non è solo quello il problema, è che ad esempio una nazione che magari ha un PIL basso, prodotto industriale lordo per chi non lo sapesse, ha un PIL basso e non riesce a portarsi in pari, giustamente no, però se viene fatto così, si decide magari di far aumentare il prezzo, che ne so, di 5 euro, magari di 4 euro per la prima volta, rispetto alle altre nazioni. Ci sono nazioni dove un gioco costa meno sullo store, e la Sony lo fa già da anni, non è una cosa nuova. Non è una cosa nuova il prezzo dinamico. Il prezzo dinamico come mentalità si sta diffondendo ovunque, perché così dici una nazione che va bene, che tutte queste cose, facciamo un prezzo. Nazione invece così, facciamo un'altra maniera. Diciamo che c'è un rischio, è vero che alcune nazioni sono protette, che magari sono nazioni dove il videogioco è meno sviluppato, magari glielo fai pagare meno, però almeno in quel modo diffondi la cultura del videogioco, bellissimo, giustissimo, sono d'accordo, però c'è sempre il rischio che magari dici, a questo punto, visto che lì ormai sono aumentati tutti i prezzi, aumentiamoli anche noi questo, tanto per dire, contribuiamo anche noi all'inflazione. Io non sto criticando Sony come se avesse fatto una decisione irrevocabile, è sempre una cosa, se segue il feedback dei giocatori, e mi pare di capire che penso tutti quelli che ho sentito, video, persone che conosco, amici, colleghi, utenti e spettatori del canale, sono tutti d'accordo sul fatto, ma consenti di avere un gioco fisico. Sono anche d'accordo sul fatto di fare come ha fatto Nintendo con Mario Kart World, di far pagare di più la versione fisica, col disco fisico, e la versione digitale. Mi sembra che sono 10 euro di differenza. Secondo me c'è chi lo farebbe senza problemi l'aumento di costo, però, e poi ovviamente si dà alla casa la libertà di impostare il prezzo. Quello non è neanche un grande problema, secondo me è sempre stata una mentalità diffusissima sugli store digitali, tanto per dire, voglio dire, Clair Obscur non è che costasse Expedition 33, non è che costasse tanto, sui 40 euro, bellissimo, perché non dire no, devi farglielo pagare 60 o 70 o 80, no, se loro vogliono farlo così, faglielo fare così, va benissimo, è una bellissima idea. Perciò ci sono pochi pro e tantissimi contro, ma soprattutto la cosa più ovvia, e sapete benissimo quanto è difficile, se cercate in rete, trovare una PS5 con lettore ottico, quindi prendete il lettore dischi, sapete quanto è difficile. E la PlayStation 6 ovviamente non l'hanno annunciato, non sappiamo neanche come sarà, ma sarà solo digital, perché se tu non puoi più leggere dischi fisici, e lì è un problema. È un problema per alcuni. Perché comunque, poi lo voglio fare un video, e sarà uno dei prossimi, sull'epoca d'oro dei videogiochi, e non è un discorso da nostalgico, non è un discorso nostalgico, anche su alcune cose la nostalgia è essenziale, perché si stava bene con certi meccanismi dell'industria dei videogiochi, mentre oggi è una gara in borsa, se il tuo gioco non vende, il tuo gioco su cui devi farti i soldi non vende, ti licenziano i dipendenti, e ti chiudono lo studio, e lo vediamo più in casa Microsoft che Sony, questo però, vediamo più nell'ambiente Xbox ultimamente, ma succede dappertutto, anche con la Bungie, che è di Sony, hanno perso tanti dipendenti. Non sto accusando nessuno, come sempre, non sono qua per giudicare, sono qua per parlare, e poi ognuno di voi può fare la riflessione, mi farebbe piacere sapere i vostri commenti, e ovviamente anche mi piace il supporto al video, è gradito, non necessario, nessuno è obbligato a fare una cosa, ma se volete supportarmi, è un discorso che faccio col cuore e anche un po' con la mente, perché è necessario pensare su questo. Per il resto, ovviamente, esiste già il motto lunga vita ai media fisici, esiste già questo motto, e si sta cercando, ma sono sempre pochi quelli rispetto a chi invece dice sì, va bene, facciamo così, perché alla fine se vuoi accontentarli devi dirgli di sì, non puoi dirgli no, a me non piace, ma c'è sempre chi è schietto e ti dirà
Eh no, il disco fisico è importantissimo. Però secondo me così puoi togliere anche il diritto a chi invece magari piuttosto ci rimette di tasca sua per farti la versione col disco fisico. Abbiamo visto infervorare la gente sulla Rockstar, quando la Rockstar si vede che, essendo molto informata, e la sto difendendo perché penso che sia ovvio, era molto a contatto con Sony, se Sony gli dice dal gennaio, 1° gennaio 2028 non escono più dischi fisici, allora loro dicono che facciamo? Lo facciamo GTA 6 solo digital. Perché tanto lo sanno già, esce a novembre 2026, poi c'è ancora un anno e l'anno passa in fretta, lo sapete benissimo. E poi solo digital, che dovevano farti il disco fisico, per una cosa che poi anche adesso molti faranno questo ragionamento nel 2027. Perché devo fare il disco fisico, se poi tanto dopo tutte le licenze saranno digitali? E vedrete che si inizierà già a calare molto il numero di dischi fisici. Si diceva che già sono prodotti meno dischi fisici rispetto al passato, proprio perché questo 78%, quindi quasi 4 quinti della popolazione di gamer, preferisce comprare in digitale. Penso comunque che esisteranno lo stesso limited edition, collectors e cose varie, magari steelbook bellissime con dentro poster, poi apri quello spazio vuoto, il cratere del disco, o ti fanno libretti da una parte e dall'altra, ma comunque sia, è un problema, è un problema onestamente, è un problema. Era giusto parlarne. Qual è la soluzione? La soluzione, soprattutto se veramente si può farlo a livello legale, è di far partire un movimento di firme come quello di Stop Killing Games, che magari può occuparsi anche del settore digitale e obbligare, almeno noi nell'Unione Europea, dove c'è una giurisdizione molto più aperta, a costringere le case, che se fai una console e la distribuisci nell'Unione Europea, li costringi ad avere la possibilità di prendere sul lettore ottico, ma non dico metterlo per forza, però a parte, attacchi lì, ci metti il super attack e praticamente lo colleghi, dici, adesso mi legge i dischi, oh, bene, non lo so se sarà mai così, però ripeto, ma anche voi provate a propormi qualche idea nei commenti, magari un po' più intelligente della mia, però ripeto, chi lo sa, sì, io sono convinto che a livello giuridico si possono fare tante belle cose, in Unione Europea la possibilità c'è ancora, e vedete che con Stop Killing Games già si darà una bella svegliata a chi invece va contro il fatto che i dischi non sono delle persone, non i dischi, neanche i dischi, le licenze sono digitali. Ovviamente ci sono case che staranno festeggiando, brindando con lo spumante alla notizia dell'Only Digital di Sony, ma noi giocatori non ci guadagniamo nulla su quello. Detto questo, per aspera l'astra, dalle asperità alle stelle, ci vediamo la prossima volta con Sace Talks e ci rivediamo. Grazie, ciao!